Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio nuovo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Prima di tutto vi avviso che questo filmato contiene spoiler sulla trama della saga ed è quindi indirizzato a chi ha completato tutti i capitoli. Inoltre non tratterò gli eventi principali ma cercherò di soffermarmi sulla psicologia del personaggio. Ci tengo a precisare che si tratterà di un'interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. Eva, nonostante la sua scarsa apparizione, è uno dei volti più noti di Metal Gear. Dopo la sua comparsa in Metal Gear Solid 3 Snake Eater, il personaggio è divenuto una vera e propria icona e la sua immagine è sicuramente rimasta nella memoria di ogni giovane giocatore. Proprio per questo motivo è ricordata spesso per la sua estetica e lo stile e compare in video o art dedicate alla saga, ma non viene quasi mai citata quando invece si tratta la trama o la psicologia dei personaggi. Questo accade probabilmente a causa del fatto che la sua identità, nascosta dietro lo stereotipo di una Bond girl, rimane per la maggior parte della narrazione celata nell'ombra e misteriosa. Non è certo un segreto, infatti, l'ispirazione per i film di James Bond, grazie ai quali questo personaggio ha avuto origine. Come le protagoniste di questa serie cinematografica, Eva è una giovane e bellissima donna, molto elegante ed aggraziata, ma allo stesso tempo temibile e letale. La sua femminilità viene infatti messa in contrasto con il vestiario e l'attrezzatura che la ragazza utilizza. Ci si presenta la prima volta che la incontreremo in tuta da motociclista, stivali di pelle e fondina per la pistola. Il suo lato più interessante non è però quello legato all'affascinante donna seduttrice e manipolatrice, ma l'analisi e anche l'interpretazione, data la mancanza di narrazione di eventi piuttosto importanti che la riguardano, di cosa la porterà a divenire il personaggio che rincontreremo in Guns of the Patriots. Come sappiamo, Eva sarà a lungo nella saga ricordata con questo soprannome. Esso però non solo non è il suo vero nome, ma è addirittura il nome in codice di qualcun altro. In Metal Gear Solid 3, la ragazza infatti si spaccerà per l'agente russo che dovrà supportare Snake nella sua missione, un uomo che aveva disertato nel 1960 insieme ad Adam, ma sarà in realtà una spia inviata dai filosofi cinesi. Fin da bambina sarà istruita in Cina, dove l'organizzazione aveva raccolto orfani da tutto il mondo e li aveva educati per divenire agenti. Eva crescerà così senza un nome e senza una cittadinanza, in una scuola istituita dai filosofi, dove le verrà insegnata l'arte della seduzione e del doppio gioco. Per questo motivo la conosceremo ormai completamente formata, con una predisposizione quasi innata per l'inganno e una considerazione per l'amore e il sesso che li vede come nient'altro che strumenti per portare a termine la missione. I can fall in love if it's part of the mission. Nel 1964, fingendosi la moglie dello scienziato Sokolov, la donna si reca così a Groznygrad, sperando di attirare l'attenzione del colonnello Volgin. Questo, convinto di aver smascherato una spia di Khrushchev, la porta con sé alla base. Una volta preso il posto dell'agente Eva, si presenterà al punto d'incontro con Naked Snake al posto di Adam. Tutto ciò aveva per lei lo scopo di ottenere l'eredità dei filosofi, grandissima somma di denaro che anche The Boss e Ocelot stavano cercando di ottenere, e ritornare poi vittoriosa in Cina così da ottenere maggiore considerazione da parte dell'organizzazione. Come sappiamo però, così non accadrà. Nonostante i suoi sforzi per sottrarre l'eredità a Snake, Eva alla fine tornerà nel suo paese con una coppia falsa, sostituita precedentemente proprio da The Boss e Ocelot. La fine della missione Snake Eater sarà così per lei anche la conclusione della sua carriera da spia. È molto bello osservare la crescita e lo sviluppo che questo personaggio subirà tra Snake Eater e Guns of the Patriots. Nel 1964, nonostante la ragazza abbia già ormai più di 30 anni, possiede ancora un lato della personalità capriccioso e fanciullesco che traspare molto spesso nelle conversazioni con Snake. Well, what do you think? A causa della sua formazione avrà un'incapacità di legarsi agli altri personaggi e una propensione per manipolarli. È subito chiaro come Eva abbia trascorso una vita all'insegna della solitudine e non conosca la natura di rapporti più autentici e genuini. Ne è una dimostrazione, per esempio, la sua conversazione con Snake riguardo al rapporto con The Boss. Essendo i due un uomo e una donna, Eva non riusciva a comprendere la natura della loro relazione e cosa li legasse così profondamente se non una vera e propria storia amorosa. Does it have to be one or the other? Love or hate? Between a man and a woman? You bet.
La malizia è infatti una delle caratteristiche che la contraddistinguono in Metal Gear Solid 3, capitolo nel quale ci saranno non poche scene che la riguardano con doppi sensi e altre piuttosto esplicite. Durante gli eventi di questo titolo, la riluttanza di Snake nel fidarsi di lei e lo sforzo necessario per avvicinarsi al soldato saranno alla base dell'eccessivo coinvolgimento che Eva innegabilmente avrà sviluppato nei suoi confronti alla fine del 1964. Nonostante la sua carriera da spia condotta all'insegno della menzogna, sarà presto chiaro come Eva in realtà non amasse condurre quel genere di vita e inevitabilmente soffrisse nel dover mentire in continuazione e non potersi quindi legare a nessuno. Ammetterà infatti di essere molto gelosa del rapporto tra Snake e la mentore, un tipo di amore che per lei era del tutto sconosciuto. When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. Allo stesso tempo, sarà proprio in quegli anni che la ragazza incontrerà personaggi con i quali avrebbe presto sviluppato dei legami molto importanti, anche se inizialmente non se ne renderà conto, o forse semplicemente non vorrà ammetterlo. Primo fra tutti sarà molto rilevante il suo rapporto con The Boss. La donna, prima di morire, lascerà infatti un messaggio molto importante ad Eva. Il motivo per il quale la soldatessa si era legata così tanta alla giovane spia deriva dal loro passato. Entrambe, infatti, erano state cresciute dai filosofi e The Boss aveva a lungo insegnato in scuole di seduzione, quindi era ben consapevole di ciò che anche Eva aveva dovuto in passato subire. Grazie a questa fiducia reciproca, Snake, a missione ultimata, potrà essere messo a conoscenza della verità sulla morte della sua mentore e anni dopo di molti dettagli sul suo passato. Eva rimarrà, come molti altri, inevitabilmente toccata dalla storia di The Boss e dal suo sacrificio, e questo influirà molto sulle sue decisioni future. Sarà infatti una dei fondatori dei Patriots, perché condividerà con loro il desiderio di non rendere vano il sacrificio dell'eroina. Il rapporto che avrà con Big Boss invece sarà più particolare. Alla fine della missione Snake Eater, Eva rivelerà di averlo risparmiato unicamente per una promessa fatta a The Boss. Durante gli eventi di Metal Gear Solid 3, però, il loro rapporto subirà sicuramente un'evoluzione. Snake, infatti, inizialmente troppo restio ad aprirsi di nuovo con qualcuno, troverà in Eva una potenziale figura in cui riporre affetto e fiducia. La dura costruzione di un nuovo rapporto sarà però completamente distrutto dalla stessa Eva, che volterà le spalle al giovane per completare la sua missione. Quando Big Boss si allontanerà dai Patriots, anni dopo, la donna continuerà a lavorare al fianco di Zero, e anche a causa di questa scelta il suo rapporto con John diventerà via via sempre più unilaterale. Se lei continuerà a nutrire affetto nei confronti del soldato, lui diverrà infatti sempre più distante e probabilmente arriverà addirittura ad odiarla per le scelte compiute. Nonostante in molti considerino Eva romanticamente innamorata di Snake, io ritengo che il suo legame con l'uomo evolverà solo dopo l'aver portato in grembo David ed Eli. Diversamente da quello che si possa pensare, Eva è infatti una figura guidata da un grandissimo senso materno. Sarà proprio lei ad accettare volontariamente il ruolo di madre surrogata per la nascita dei cloni di Big Boss, nonostante lui stesso fosse contrario. Dopo il 1972, anno della nascita dei gemelli, i due infatti non si rivedranno mai più. Nonostante quindi il legame affettivo che Eva sicuramente aveva ancora nei confronti di John, ritengo sia stato il suo desiderio di diventare madre a spingerla ad accettare di partecipare al progetto Les Enfants Terribles. A questo proposito vorrei fare riferimento a una forse dimenticata scena di Snake Eater, in cui Naked Snake nota una cicatrice sull'addome della donna e chiede spiegazioni sull'origine di quel segno. Eva, piuttosto scossa, non risponderà mai. Where'd you get this kind of scar? You really want to know? La scena, avvolta dal mistero, non avrà mai una spiegazione o un riferimento e finirà per passare inosservata. Data la posizione della ferita e le informazioni che conosciamo sul passato della donna, trovo però attendibile e anche molto bella l'interpretazione che vede quel segno legato ad un'operazione mirata ad impedirle di avere figli naturalmente. Questo non solo giustificherebbe il suo desiderio disperato di maternità e sarebbe perfettamente coerente con il passato di spia seduttrice, ma la vedrebbe in qualche modo legata ancora maggiormente alla figura di The Boss. Sappiamo che la sua esperienza di madre sarà però molto breve. Poco dopo la nascita, i figli le verranno infatti sottratti. La sua propensione alla figura materna è evidenziata, oltre che nello stesso nome in codice Eva, riferimento biblico alla prima donna e quindi alla madre di tutti gli uomini, in diverse occasioni.
Nei suoi racconti sul passato di DeJoy enfatizzerà moltissimo il legame che la soldatessa aveva con il figlio e il dolore della separazione, dettaglio che l'aveva molto colpita. Nonostante la natura artificiale della sua maternità, sarà lei stessa a rivelare a Solid Snake di aver avuto anche lui una madre e di essere nato naturalmente, particolare che aiuterà il figlio ad accettare di più il suo passato. Nel 2014 verrà conosciuta proprio come Big Mama, soprannome che le venne dato dopo aver salvato moltissimi giovani soldati, che lei stessa usava chiamare bambini, ed aver instaurato il Paradise Lost. Quest'ultima è molto importante nella storia di Metal Gear Solid, ma allo stesso tempo spesso dimenticata e poco approfondita. Si tratta di un'organizzazione anti-Patriots da lei fondata negli anni 2000. Il Paradise Lost, oltre ad avere una ben specifica finalità, trova sicuramente ispirazione nell'Outer Heaven di Big Boss. Si tratta infatti di una sorta di rifugio in cui soldati da tutto il mondo potevano trovare una nuova casa e nella figura di Eva un nuovo punto di riferimento. Allo stesso tempo però rappresentava anche il tentativo di discostarsi sempre di più da Zero. Il significato nascosto dietro a un nome così particolare potrebbe essere associato alla volontà di realizzare il sogno di Big Boss, il suo appunto Outer Heaven, che nel 1999 aveva purtroppo avuto un tragico risvolto. Il termine Paradise Lost è preso di ispirazione dall'omonimo poema di Milton, che racconta la tentazione di Adamo ed Eva e la perdita appunto del paradiso dell'Eden. Per questo motivo è molto semplice immaginare al fianco di chi Eva fonderà questa organizzazione. Il soprannome che entrambi avevano usato nel 1964 diverrà così particolarmente appropriato. Con Ocelot, Eva condividerà il suo desiderio di distruggere ciò che dei Patriots era rimasto e riportare così in vita John. L'articolato piano, che alla fine Adam porterà avanti da solo, sarà in realtà stato concepito e sviluppato da entrambi. I due collaboreranno molto a lungo e saranno responsabili della morte della dottoressa Clark e del recupero del corpo di Big Boss con l'aiuto di Raiden. Nonostante le diverse incongruenze non piccole in questa porzione di storyline, sappiamo che sarà proprio lei a ricostruire il corpo di Big Boss e custodire gelosamente i resti di Solidus. Non sappiamo però quanto Eva fosse a conoscenza del piano di Ocelot, ma ciò che è certo è che la donna morirà convinta di aver perso ciò che restava del suo amato per mano del suo amico. Gli eventi legati al Paradise Lost non sono gli unici tasselli mancanti della sua storia, purtroppo. Sappiamo per esempio che prima del 1970 Eva si troverà prigioniera ad Hanoi e sarà proprio Naked Snake a trarla in salvo e portarla in America, ma non avremo dettagli su come il loro rapporto durante questo avvenimento evolverà. Sappiamo anche che nel 1984 sarà lei ad organizzare il trasferimento per conto di Zero del corpo di Big Boss in stato di coma all'ospedale di Cipro. Ma in Metal Gear Solid V Eva non comparirà in nessuna cutscene né in un'audiocassetta. Non sapremo così nulla del suo avvicinamento ad Ocelot, delle motivazioni che la spingeranno ad aiutare Big Boss o della sua reazione alla scoperta che Eli era fuggito in Africa. Questi particolari avrebbero sicuramente donato più profondità al personaggio, che secondo il mio punto di vista è stato ingiustamente lasciato invece da parte. L'unico evento compreso tra il 1964 e il 2014 in cui abbiamo la sua apparizione è in Peace Walker. In questo titolo, infatti, Snake, dopo anni di silenzio, riceverà una cassetta da Eva in cui la donna gli racconterà molti dettagli sul passato di The Boss. La decisione di contattarlo nel 1974, nonostante l'evidente astio tra i due, non è un caso. Eva era infatti venuta a conoscenza della decisione di Big Boss di voltare le spalle alla mentore e sperava che il conoscere le motivazioni che avevano spinto la donna al sacrificio lo avrebbero aiutato nell'accettazione di ciò che 10 anni prima era avvenuto. Little Bird tells me you recently made a big decision. You and the boss are different people. I understand that. And I'm not trying to second guess you. I simply wanted you to know what she saw, how she felt. That's all. Eva sarà infatti un personaggio che, nonostante l'innegabile influenza che la figura di Big Boss avrà su di lei, specialmente dopo il 1999, non smetterà di tentare di riportare John sulle orme di The Boss. L'aver conosciuto così profondamente la soldatessa le conferirà infatti una maggior comprensione di quello che era stato il suo insegnamento.
Essendo lei sempre stata molto restia ad aprirsi, rimarrà fortemente colpita dalla naturalezza con la quale un leggendario soldato come The Boss si era rivolto a lei. Eva, infatti, non sarà forse mai in grado di aprirsi completamente con qualcuno. A causa delle sue abitudini a manipolare e fingere di essere un'altra persona, costruirà intorno a sé solide mura che solo un ingenuo Snake riuscirà ad incrinare. Nonostante questo, nemmeno a lui rivelerà dettagli sul suo passato o il suo vero nome, particolari che non verranno mai svelati. Eva sarà a lungo contraddistinta dalla negazione di dolori passati, un'insofferenza e un costante tentativo di allontanare da sé il desiderio di cambiare vita per sempre. L'aprirsi con qualcuno e rivelare il proprio passato saranno infatti visti da lei come debolezze e motivo di nuovi dolori. Come lei stessa affermerà in più occasioni, niente avrebbe mai potuto allontanarla dal condurre quella vita, se non un amore o la morte stessa, e noi sappiamo purtroppo quale sarebbe stato il suo destino. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love